Buonasera, ma forse per voi è un buongiorno visto che mi trovo a Sydney e proprio perché sono qui volevo mangiare. Vabbè, non una novità, volevo fare cena, allora ho detto perché non andiamo a McDonald's? Ma chissà quali sono le cose differenti che il McDonald's in Australia ha rispetto all'Italia. Quindi andrò a prendere tutto il loro menù delle cose salate e vedremo un po' le loro differenze. Andiamo? Ed eccoci qua col nostro ordine. Diciamo che il mangiare non ci mancherà e adesso iniziamo subito a provare i nostri bellissimi wrap. Posizioniamo la telecamera. Whole meal snack wrap, dove all'interno abbiamo, vabbè, c'è sto wrap con all'interno maionese, lattuga e pollo fritto. Poi c'è anche la versione grigliata. Partiamo da quella più porcosa. Croccante si è, visto che c'è la lattuga. Diciamo che sta piadina è un po' tipo secca, poi un po' troppo spessa per me. E poi c'è sta maionese che copre tutto. Continuiamo, quello col pollo grigliato, maionese e lattuga. Qui forse hanno messo meno maionese, infatti si sente un po' meno. Petto di pollo grigliato alla fine, non troppo secco, ci può mangiare. Adesso mangiamo il Grill Caesar Wrap con all'interno del bacon, del pollo alla griglia, dressing della Caesar Salad, la lattuga e parmigiano. A trovarlo. Vabbè. Ho morso la parte dove c'era il bacon e quindi è stata molto piacevole. Adesso devo mordere la parte dove c'è il pollo alla griglia. Diciamo sono molto vuoti qua. O la piadina qui è più sottile o è più ripiena di salse e quindi viene un po' più gradevole. Sinceramente il parmigiano non lo sento. La salsa Caesar non è che è eclatante, ma direi un ma. Non mi ha entusiasmato. La versione con il pollo fritto, quindi abbiamo pollo fritto, lattuga, salsa Caesar, bacon, il parmigiano, qualche... si vede il parmigiano, un po' di parmigiano. Vabbè, la selezione naturale da qui. Dite quel che volete, ma quando una cosa è fritta prende tutto un altro sapore. Questo è molto più buono dell'altro. Qui il bacon si sente meno, perché forse c'è il pollo fritto che un po' lo nasconde, e alla fine questo è più accettabile. E ora passiamo con il grilled aioli chicken. Diciamo lasciano un po' desiderare questi wrap, li fanno un po' alla cazzo di cane, dove all'interno abbiamo pollo alla griglia, pomodoro, lattuga, salsa aioli. That's it. There is also cheese. No cheese, nothing. Che cazzo ci vanno a mangiare sti cosi? I cristiani che hanno a dieta. Che cazzo? Sarà per il pollo alla griglia. Sarà perché non c'è, come quello di prima, non c'è il bacon. È molto triste. Sembra tipo il primo dove era proprio semplice, proprio con la maionese, la lattuga. No, mangiate sto pollo e vattene a casa. Questa salsa aioli all'aglio, ma influisce ben poco. Andiamo con quello invece crispy chicken aioli, dove appunto abbiamo pollo fritto, pomodoro, lattuga e salsa aioli. Mi devo ricordare di non ritenere più cose alla griglia al McDonald's, perché sinceramente rispetto a quelle fritte sono proprio bassi.
Questo lo preferisco di più perché il fritto lo rende più saporito. Alla fine non è che è entusiasmante pure questo, però almeno si sente qualche sapore di più. Passiamo agli hamburger di manzo, iniziando dal Black Angus, dove all'interno troviamo patti di Angus, cetriolini, lattuga, formaggio, pomodoro, mostarda e maionese. I panini, secondo me, qui sono più morbidi. Diciamo che è un panino molto semplice, non ha tutti questi grandi sapori. Sinceramente il patty non è che sento tutta questa grande differenza, Angus o non Angus. Poi c'è comunque la nota acida del cetriolino, non so perché, ma il panino è quello che secondo me gli dà più sapore di tutto. Ora passiamo all'altro panino di manzo, che è il BBQ Angus Bacon, dove all'interno troviamo maionese, formaggio, cipolle, salsa barbecue, hamburger di Angus e il bacon. Vamos! Rispetto all'altro mi sembra un po' più secco, si sente il bacon un pochino più croccante rispetto al resto degli ingredienti e poi si sente anche molto la salsa barbecue. Purtroppo il resto degli ingredienti viene un po' spento, quindi cipolle e formaggio sono un po' nascosti. Ora spacchettiamo il chicken and cheese, dove praticamente abbiamo pollo fritto, maionese e del cheddar. Il pollo è fritto, sì, asciutto, la maionese qui prevale su tutto, un mini panino discreto. Proseguiamo con il Miss Spicy Chicken, dove praticamente abbiamo pollo fritto piccante, maionese e lattuga. Che sia piccante si sente, però per fortuna c'è la maionese che tende un po' ad alleviare il tutto. Questi panini, questo qui è diverso da quelli di manzo, c'è anche del sesamo in superficie, però questo è bello morbido. Consistenza dei panini mi sta piacendo un sacco. Il piccante mi causa singhiozzi. Porca troia. E si continua, altro panino di pollo, Grill Chicken Deluxe con formaggio, pomodoro, pollo grigliato, salsa aioli all'aglio, lattuga, anche se pollo grigliato comunque non è secco. Poi l'altra cosa che diciamo prevale è la salsa all'aglio, ma si sente proprio poco, tutti gli altri ingredienti si nascondono purtroppo. E ora passiamo alla versione più interessante, il Chicken Deluxe però col pollo fritto. Pollo fritto, formaggio, pomodoro, lattuga, salsa aioli all'aglio. Non so perché, ma qua usano mettere anche il culo del pomodoro, che sinceramente ma come cazzo si fa a mangiare il sugo così? Questo lo apprezzo di più perché è pollo fritto, però il formaggio, la lattuga, il pomodoro non si sentono quasi per niente. E concludiamo questa degustazione con le Chicken McBites, che sarebbero queste piccole palline fritte di pollo. Le sento più croccanti rispetto ai chicken nuggets. Poi alla fine secondo me usano lo stesso pollo, quindi alla fine non è che cambia il pollo, è la forma, e sono più piccoli. Ed eccoci fuori al McDonald's, perché sto video purtroppo, o per fortuna, visto che non è stato molto entusiasmante, deve finire. Posso dire che se dovete venire a Fregni da Mamat, non sono rimasto molto felice, anche perché i wrap per me sono state le cose più deludenti che ci sono, mentre le cose che mi sono piaciute di più potrei dire che sono state le Chicken McBites, perché alla fine belle croccantine tipo patatine, e il Classic Angus, bello semplice, bei sapori, ci poteva stare. Soprattutto i panini devo dire che sono stati molto più buoni, belli soffici, differenti rispetto a quelli in Italia. Basta, dopo aver speso questi $90 adesso posso anche andare a dormire e ci vedremo in qualche altro McDonald's nel mondo. Ciao!